4ZBO367 prima. Questa sigla sostituirà d'ora in poi il nome della musica che viene registrata. È la prima fase del complicato procedimento della fabbricazione del disco. Attraverso i sensibilissimi microfoni, le vibrazioni sonore sotto il controllo di un tecnico che ne regola i livelli vengono convogliate e registrate su un nastro magnetico. In un altro reparto, le testine magnetiche di questa macchina riproduttrice trasformano i campi magnetici del nastro in correnti elettriche. Le correnti, passando per un complesso amplificatore, sono inviate alla testina di incisione. Questa, provvista di una speciale puntina, avanza con un movimento regolato a seconda del tipo di disco da incidere, sia esso microsolco o normale. La lacca che viene incisa è un disco di alluminio ricoperto di acetato di cellulosa. I solchi subiscono le incursioni laterali in base alle correnti inviate. Durante l'incisione la musica viene ascoltata. È interessante vederne l'immagine oscillografica. Attraverso questo strumento viene controllata l'intensità della musica per ottenere la massima perfezione della riproduzione. La lacca incisa viene poi liberata da ogni impurità con un getto d'acqua alla pressione di circa 10 atmosfere. Una soluzione di nitrato d'argento ammoniacale ed una di glucosio stendono sulla superficie della lacca uno strato d'argento. Su questo primo strato metallico verranno sovrapposti gli altri strati necessari alla formazione di un duplicato. I composti dei vari bagni galvanici indispensabili a questo scopo si preparano nel laboratorio chimico. La lacca argentata viene ora sottoposta alla nichellatura. Sullo strato di nichel con un bagno di solfato di rame si ottiene il deposito di uno spessore di rame che costituisce il corpo del duplicato. Si separa la lacca dal master. Questo è il duplicato negativo ottenuto attraverso i bagni galvanici. Il mold è invece un positivo ottenuto duplicando il master con procedimenti analoghi ai precedenti. Viene ora ascoltato per il controllo. Ripetuto il procedimento galvanico, si ottiene dal mold la matrice che viene separata e finalmente passata al bagno di cromatura. Questa servirà per prolungare la durata della matrice che in questo modo potrà stampare fino a 5.000 dischi. La matrice, levigata posteriormente e lucidata sulla faccia anteriore, è finalmente pronta per la stampa. In un altro reparto vengono preparati i diversi impasti di vinilite o gomma lacca ed altri ingredienti. Si possono produrre anche dischi colorati. Questa pasta infatti servirà a produrre dischi rossi infrangibili a 45 giri. La pasta passa sotto i ventilatori
e comincia così a raffreddarsi. Viene poi tagliata a forma di biscotti. La materia prima è pronta. Ogni disco ha bisogno inoltre delle sue etichette e nello stabilimento una piccola tipografia provvede a stamparle. Questa caldaia è indispensabile per il complicato processo di fabbricazione. Produce vapore che circola insieme ad acqua fredda in un complesso di tubazioni fino a giungere alle presse. La pasta intanto viene riscaldata al fine di conferirle la plasticità necessaria all'impressione. L'operaia pone sulle matrici le etichette. Questa pressa, che stampa 2 dischi completi per volta, arriva alla produzione oraria di circa 120 pezzi. La pasta, ormai sufficientemente morbida, viene posta sulle piastre riscaldate a 150 gradi. Sottoposta ad una pressione di circa 200 kg per centimetro quadrato, la pasta coprirà completamente la superficie delle matrici. La chiusura della pressa dura circa 30 secondi. Questo rullo regola l'immissione del vapore, la pressione, il raffreddamento e l'apertura della pressa. I dischi sono liberati dalle sbavature e, se si tratta di microsolco a 45 giri, vengono tranciati da una speciale fustellatrice. Durante la produzione i dischi vengono continuamente ascoltati in apposite cabine per controllarne la perfezione. Lentamente, laboriosamente, mercé l'opera attenta e meticolosa di tecnici e di operai specializzati, il disco è nato. Contiene suoni e voci che ognuno potrà udire con un semplice comando. Un atto di irrisoria facilità che non fa pensare al lavoro e all'impegno che è costato.